Nel cuore dell'odierna Lombardia, tra le verdi valli e le maestose montagne, risiedeva un'antica popolazione che ha segnato la storia di questa terra, una tribù di guerrieri, artigiani e commercianti, la cui eredità è ancora palpabile nelle strade di Milano e nelle tradizioni della regione. Questi sono gli Insubri, i fondatori di Mediolanum, l'odierna Milano, una civiltà che ha resistito alle invasioni, che ha combattuto contro l'espansione di Roma e che infine si è fusa con l'impero romano, lasciando un'eredità indelebile. Unisciti a noi in questo viaggio nel tempo, mentre esploriamo la storia, la cultura e le battaglie degli Insubri, l'orgogliosa tribù celtica della Lombardia. L'identità etnica degli Insubri ha sempre rappresentato un enigma per gli storici. Due sono le principali teorie che cercano di spiegare le loro origini. La prima teoria sostiene che gli Insubri fossero una popolazione celtica, risultato di una migrazione di tribù celto-galliche nell'Italia nord-occidentale tra il VII e VI secolo a.C. La seconda teoria, invece, li identifica come celto-liguri, simili ai vicini Leponti. Originariamente, gli Insubri erano il risultato di una fusione tra le popolazioni liguri e celtiche preesistenti, in particolare la cultura di Golasecca. Questa cultura, che prende il nome da una città vicino a Varese, si sviluppò tra i fiumi Po, Serio e Sesia alla fine dell'età del bronzo. Gli Insubri erano noti per la loro ricca cultura e società, influenzata dagli scambi con regioni vicine come l'Etruria, il Veneto e la Gallia transalpina. Le scoperte archeologiche suggeriscono che avevano una società oligarchica con il potere concentrato nelle mani di pochi signori. La cultura di Golasecca, che prende il nome da una località vicino a Varese, rappresenta un crocevia di influenze e scambi. Questa civiltà non era isolata, ma era in contatto con regioni vicine come l'Etruria, il Veneto e la Gallia transalpina. Questi scambi hanno arricchito la loro società, portando a una fusione di tradizioni e pratiche. Gli Insubri sono citati da diversi autori classici come Cicerone, Polibio, Livio, Plinio il Vecchio, Strabone e Caecilius Statius. Polibio li ha descritti come la tribù celtica più importante della penisola italiana. Ma per immergerci nelle radici degli Insubri è essenziale esplorare la cultura di Golasecca, una delle più antiche e influenti civiltà pre-romane della penisola italiana. Situata tra i fiumi Po, Serio e Sesia, la cultura di Golasecca fiorì alla fine dell'età del bronzo, lasciando dietro di sé un ricco patrimonio di arte, artigianato e tradizioni. Tito Livio, lo storico latino, ha dedicato molte pagine a questo misterioso popolo. Secondo lui, l'Italia settentrionale ha subito nel corso dei secoli diverse invasioni di tribù celtiche provenienti dalla Gallia. Ha sottolineato che, oltre all'invasione celtica del IV secolo a.C., ci potrebbe essere stata un'altra invasione precedente, intorno alla fine del VII e all'inizio del VI secolo a.C. Tuttavia, questa teoria, pur essendo sostenuta da Livio, non trova riscontri archeologici. Se fosse vera, avremmo dovuto osservare cambiamenti drastici nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni golasecchiane di quel periodo. Ma gli oggetti ritrovati nei corredi funebri legati alla cultura di Golasecca mostrano una lenta e progressiva evoluzione culturale, senza grandi rivoluzioni. Questi reperti presentano influenze diverse: celtiche, venetiche, alstattiane, proto-celtiche ed etrusche. Questo suggerisce che l'influenza celtica sugli Insubri sia stata il risultato di un processo lungo e graduale, con un continuo afflusso di gruppi allogeni. In conclusione, gli Insubri, con le loro radici nella cultura di Golasecca, erano il risultato di una fusione tra le popolazioni liguri e celtiche preesistenti. Questa amalgama di culture ha dato vita a una società unica, che ha saputo mantenere la propria identità pur essendo influenzata dalle civiltà circostanti. La loro posizione geografica, tra montagne e pianure, ha contribuito a formare una società di guerrieri, artigiani e commercianti. Insieme ad altri popoli proto-celtici della cultura di Golasecca, sono arrivati in Italia settentrionale tra il secondo millennio a.C. e l'età del bronzo. Queste migrazioni potrebbero essere partite dal sud dell'attuale Francia, attraversando il territorio ligure e dando vita a quella che gli storici chiamano la cultura celto-ligure.
Questa teoria, che vede gli Insubri come parte di un più ampio movimento migratorio, offre una nuova prospettiva sulla complessa tessitura etnica dell'antica Italia settentrionale. Tra gli insediamenti creati dagli Insubri, il più importante è Mediolanum, l'odierna Milano. Questa città divenne un crocevia di culture, commercio e potere, crescendo fino a diventare una delle metropoli più influenti dell'impero romano. La città originariamente aveva il nome di Medelan, che in lingua celtica significa terra di mezzo. Questo nome rifletteva la posizione geografica di Milano, situata tra i fiumi Ticino e Adda. Come molte altre tribù celtiche, gli Insubri erano noti per le loro abilità belliche e per la loro cultura ricca e complessa. Hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione e nello sviluppo della città di Milano, contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo, come importante centro commerciale e culturale. Con il passare del tempo, Milano divenne un punto di riferimento per molte civiltà, tra cui i Romani, che la conquistarono nel 222 a.C. Tuttavia, l'eredità degli Insubri rimase impressa nella storia e nella cultura della città, e ancora oggi è possibile trovare tracce della loro presenza. La società era divisa in classi, con una classe dominante di guerrieri e nobili. Questa classe aveva il controllo del potere politico e militare. Al di sotto di loro c'erano i contadini, gli artigiani e gli schiavi. È importante notare che molte delle informazioni provengono da fonti romane, che potrebbero avere una visione parziale o distorta della realtà. Al vertice della società insubre c'erano probabilmente i nobili e i capi tribali. Questi individui avevano il potere decisionale e guidavano la tribù in tempi di guerra e pace. La loro autorità derivava sia dalla nascita sia dalle prodezze in battaglia. Gli insubri erano noti per la loro abilità in battaglia. I guerrieri formavano una classe sociale distinta, responsabile della difesa del territorio e delle campagne militari. La bravura in battaglia poteva offrire a un guerriero l'opportunità di salire di rango nella società. Come molte popolazioni celtiche, gli insubri avevano probabilmente una classe di druidi o sacerdoti. Questi individui erano responsabili delle cerimonie religiose, della medicina e dell'istruzione. Avevano una profonda conoscenza della natura, delle stelle e delle tradizioni orali. Grazie alla loro posizione geografica, avevano accesso a diverse rotte commerciali. Gli artigiani, che producevano oggetti di metallo, ceramica e tessuti, avevano un ruolo importante nella società. I commercianti, che scambiavano questi beni con altre tribù e popolazioni, contribuivano all'economia insubre. La maggior parte della popolazione era composta da agricoltori e pastori. Coltivavano cereali, legumi e altri raccolti, e allevavano animali come bovini, ovini e suini. Questi individui formavano la base della società, garantendo la sussistenza della comunità. Come molte altre società antiche, è probabile che gli insubri avessero schiavi, catturati in battaglia o nati nella schiavitù. Gli schiavi svolgevano lavori manuali e servivano le classi superiori. L'economia era diversificata e sfruttava al meglio le risorse del territorio. La combinazione di agricoltura, allevamento, artigianato e commercio garantiva una società prospera e autosufficiente. La pianura padana, dove gli insubri erano stanziati, è una delle regioni più fertili d'Italia. Inoltre coltivavano una varietà di cereali come orzo, frumento e miglio. La coltivazione di legumi come fagioli e lenticchie era anche comune. Questi raccolti fornivano la base dell'alimentazione e venivano anche utilizzati come merce di scambio. Oltre all'agricoltura, praticavano l'allevamento di animali. Bovini, ovini e suini erano i principali animali allevati. L'allevamento non solo forniva carne, ma anche latte, lana e pelli, che erano essenziali per l'abbigliamento e altri beni. La posizione geografica degli insubri, tra le Alpi e la pianura padana, li poneva al centro di importanti rotte commerciali. Commerciavano con popolazioni vicine come i Veneti, gli Etruschi e i Liguri. Importavano beni come sale, metalli preziosi e vino e esportavano cereali, bestiame e manufatti. La regione dell'Insubria era ricca di risorse naturali. I fiumi come il Ticino e l'Adda fornivano pesce ed erano vie di comunicazione e commercio. Le foreste fornivano legno per la costruzione e la caccia. Come molte popolazioni celtiche,
Adoravano una serie di divinità legate alla natura, alla guerra, alla fertilità e ad altri aspetti della vita quotidiana. Oltre alle divinità principali, era probabile che venerassero spiriti locali associati a particolari luoghi, come fiumi, montagne e boschi. I druidi erano figure centrali nella religione celtica. Funzionavano come sacerdoti, ma erano anche custodi della saggezza e della tradizione orale. Gli insubri, come altre popolazioni celtiche, avrebbero avuto druidi che officiavano cerimonie religiose, interpretavano presagi e servivano come mediatori tra gli dei e gli uomini. Praticavano una serie di riti e cerimonie per onorare le divinità e chiedere favori. Questi potevano includere sacrifici di animali, offerte di cibo e bevande e cerimonie stagionali per celebrare eventi come i solstizi e gli equinozi. Come molte altre culture antiche e celtiche, gli insubri celebravano festività legate ai cicli stagionali, come Beltan, inizio dell'estate, e Samain, inizio dell'inverno. Queste festività erano spesso associate a riti di fertilità e rinascita. Nel cuore delle antiche tradizioni celtiche emerge una festività che ha attraversato i secoli e ha influenzato molte delle nostre celebrazioni moderne, il Samhain. Questa celebrazione, che si svolge tra il 31 ottobre e il 1 novembre, è spesso riconosciuta come il Capodanno celtico. Le sue radici affondano profondamente nella storia, risalendo al VI secolo a.C., se non prima. Il nome Samain, chiamata dagli insubri Samonios, deriva dall'irlandese antico e si ritiene significhi fine dell'estate. Tuttavia, nella lingua irlandese moderna, il termine ha assunto il significato di novembre. Questa festività non è rimasta confinata solo alle tradizioni celtiche. Con il passare del tempo, ha trovato la sua strada anche nelle celebrazioni neopagane, in particolare nel celtismo e nella Wicca. Mentre nell'emisfero boreale il Samhain segna la fine dell'autunno, nell'emisfero australe viene celebrato tra il 30 aprile e il 1 maggio, periodo che corrisponde alla notte di Valpurga. Ma cosa rappresenta realmente il Samhain? Oltre ad essere un momento di celebrazione della fine dell'estate e dell'inizio di un nuovo anno, è anche un ponte tra il passato pagano e le tradizioni moderne. Si ritiene che le celebrazioni di Samhain abbiano influenzato la festa popolare di Halloween e la festività cristiana di tutti i santi. Questa antica festività celtica, con le sue tradizioni e i suoi misteri, continua a vivere e a influenzare le nostre celebrazioni moderne, ricordandoci delle nostre radici e della profonda connessione con la natura e i cicli della vita. Come molte culture antiche, gli insubri avevano credenze riguardo all'aldilà. Sebbene le specifiche di queste credenze non siano chiare, è probabile che credessero in un qualche tipo di vita dopo la morte, dove le anime dei defunti avrebbero vissuto in un altro mondo o regno. Ma gli insubri non erano solo guerrieri o commercianti, avevano anche una ricca tradizione culturale. Le loro cerimonie religiose, le feste e le tradizioni sono state tramandate di generazione in generazione. Attraverso gli scavi archeologici possiamo avere un'idea di come vivevano, quali divinità adoravano e come celebravano le loro feste. Uno dei luoghi più affascinanti legati agli insubri è il sito archeologico di Castelseprio. Questo antico insediamento situato nella provincia di Varese racconta storie di battaglie, commerci e vita quotidiana. Le rovine, con i loro intricati disegni e strutture, sono testimonianze silenziose di un passato lontano. Erano una delle popolazioni celtiche più significative della Gallia Cisalpina e hanno avuto una storia complessa e intricata con Roma e l'Impero Romano. La loro interazione con Roma può essere suddivisa in diverse fasi, che vanno dalle prime ostilità alle alleanze, fino alla loro sconfitta e integrazione nell'Impero Romano. Gli insubri, insieme ad altre tribù celtiche, furono tra i primi nemici di Roma nel nord Italia. Essi parteciparono a diverse campagne militari contro Roma, spesso in alleanza con altre tribù celtiche. Durante la Seconda Guerra Punica, quando Annibale attraversò le Alpi per invadere l'Italia, gli insubri si schierarono con lui contro Roma. Questa alleanza con Annibale dimostra la profonda ostilità degli insubri verso Roma in quel periodo. Di fatto, gli insubri furono coinvolti in numerose battaglie contro Roma.
Una delle più note è la battaglia di Telamone nel 225 a.C., dove gli Insubri, insieme ad altre tribù celtiche, affrontarono le legioni romane. La battaglia decisiva che segnò la caduta sotto il dominio romano fu la battaglia di Clastidium nel 222 a.C. Durante questa battaglia, il console romano Marco Claudio Marcello li affrontò e li sconfisse. Un momento chiave della battaglia fu quando Marcello uccise personalmente il re degli Insubri, Viridomaro, in combattimento singolo. Quest'atto eroico gli fece guadagnare il prestigioso riconoscimento delle Spolia Opima, un onore riservato al generale romano che uccideva personalmente il leader nemico in battaglia. Dopo la battaglia di Clastidium, la resistenza degli Insubri contro Roma fu spezzata e la loro capitale, Mediolanum, l'odierna Milano, fu catturata dai Romani. Questa sconfitta segnò l'inizio del processo di romanizzazione degli Insubri e della loro integrazione nell'impero romano. Dopo la loro definitiva sconfitta, la loro terra fu gradualmente romanizzata. Nel 196 a.C., con la fondazione della colonia romana di Aquileia, la dominazione romana nella regione divenne più stabile e furono progressivamente assimilati nella cultura e nella società romana. Con il tempo, gli Insubri persero la loro identità distintiva e divennero parte integrante dell'impero romano, contribuendo alla sua storia e cultura. Gli Insubri, con la loro ricca storia e cultura, ci ricordano l'importanza delle radici e delle tradizioni nella costruzione della nostra identità. La loro resistenza, determinazione e infine l'assimilazione nell'impero romano sono testimonianza della complessità e della bellezza della storia umana. Riflettendo sul loro passato, possiamo trarre ispirazione e apprezzare ancora di più le intricate trame della storia che ci hanno portato fino a oggi. Grazie mille per averci seguito in questo affascinante viaggio nella storia degli Insubri. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a lasciare un mi piace e a condividere le tue riflessioni nei commenti. La tua opinione è preziosa per noi. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Alla prossima!